stanchezza. Ti sei mai chiesto quanta energia serve nella musica? E soprattutto, alla fine di una sessione di studio o di prove, ti senti esausto? Se la risposta a queste due domande è sì, questa è la pillola giusta per te. Oggi parliamo di energia nella musica. Quanta ne serve davvero? Ma arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una clarinettista e sassofonista professionista. Mi occupo essenzialmente di didattica con lezioni nel mio studio di Bergamo e soprattutto online. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti, così rimani sempre aggiornato sui contenuti esclusivi e le novità. A volte, quando facciamo alcune cose nella nostra vita, ci rendiamo conto, o magari non ce ne rendiamo conto, che l'energia che mettiamo nelle azioni è eccessiva. E questo ci porta ad essere completamente esausti al termine di sessioni di studio, prove, concerti, eccetera. Saper dosare l'energia non è una cosa poi così complessa e difficile, e oggi volevo darti degli strumenti per esserne più consapevole. Nelle frasi musicali, per esempio, sappiamo che c'è un'energia che nasce, cresce e decresce. Questo è l'andamento del cosiddetto climax. Comprendere questa cosa, oltre a produrre un fraseggio più bello ed efficace, ti permetterà di dosare meglio le energie. Caricare infatti le frasi di troppa energia le rende stancanti, per noi e per i nostri ascoltatori. Ascoltare della musica di buona qualità, per esempio, potrebbe essere un ottimo strumento per incominciare a sentire questa caratteristica dell'energia. Un altro fattore molto importante per quello che riguarda l'energia è la tensione fisica. Infatti ogni muscolo che noi mettiamo in azione quando suoniamo, ogni tensione, ogni postura scorretta ci fa perdere un sacco di energia. A tal proposito occorre avere una certa consapevolezza corporea e farsi delle buone domande, come ad esempio: sto tenendo in questo momento in tensione qualche zona del mio corpo? Se sì, quale? Terzo e non meno importante, scaricare nello strumento le nostre rabbie, le nostre tensioni. Ci sono persone più tranquille di altre, questo è normalissimo, ma spesso mi capita di sentire gente suonare la quale vomita all'interno dello strumento la sua agitazione, la sua frustrazione, la sua rabbia. Potrebbe essere un modo per scaricarsi, sì, in effetti. Ma forse è meglio fare altro, prendere a pugno un cuscino, fare dell'attività sportiva. Se usiamo lo strumento per scaricare le nostre frustrazioni e la nostra rabbia, non potremmo aspettarci dei risultati artistici di grande livello. La prossima volta che suoni, potrebbe essere una buona idea misurare l'energia all'inizio e alla fine della sessione di studio, di concerto o di prove. E chiederti soprattutto come imbracci lo strumento, con quale forza, con quale energia. Magari non sprechi energia, ma misurarla potrebbe essere utile ad esserne più consapevoli e ad ottimizzarla e magari risparmiarla per le cose belle della tua vita. L'energia è qualcosa di invisibile, ma che anima la nostra vita. Tant'è che via via che si vive questa energia va sempre diminuendo. È importante essere consapevoli di questa cosa per poterla ottimizzare e averne a disposizione quando effettivamente ci serve. Quando arrivo alla sera, alle volte capita anche a me di essere esausta, una giornata piena, 10-12 ore di lavoro intenso, ed è normale essere stanchi, però ci sono delle giornate nelle quali mi rendo conto anch'io che potrei avere ancora dell'energia a disposizione per stare con la mia famiglia, per poter passare una bella serata con dei nostri amici, eppure sono esausta. Questa cosa a volte mi dispiace un po'. Da quando ho incominciato ad essere più consapevole dell'energia che ho la mattina e man mano nel corso della giornata si va consumando, riesco a dire ho ancora 4 tacchette di energia, posso farcela fino a stasera, oppure sono già a tacchetta 1, me ne resta solo una di tacchetta, è meglio che incominci ad ottimizzare la mia energia, altrimenti stasera sono caput. Io spero davvero che questo contenuto possa esserti utile, perché il fattore energia non è un fattore di poco conto e ti posso garantire che fa tanto la differenza anche nella gestione proprio della tua vita personale. Quindi ottimizza le tue energie, suona, divertiti, quindi ricordati che l'energia non è infinita, usala al meglio. Io ti saluto e ti do appuntamento alla prossima pillola. Ciao ciao!